Bene, abbiamo iniziato. Ciao Monica, per Ciao. Giovanni. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come lo vedi. Lo vedo adesso, con questa fisionomia di adesso, seduto su un divano, stile anni 70, triste, rassegnato, affranto. Ti dà l'autorizzazione. Sì, ha gli occhi un po' lucidi. Andiamo a quel momento lì negli anni 70. Una casa. È tipo il salotto. Di costa 10 anni. Sì, 12, mi dice 12 anni, sì, un bambino. Vedo già come un senso così di disamore, di incomprensione, di continua ricerca di affetto senza averla. Lui ricerca molto le figure maschili, come se gli potessero dare il senso di forza, di realizzazione, di sicurezza in sé, sia fratelli che padre. Vibrazione. 7 miliardi. Consapevolezza. 78%. PS e PE. PS 60%. Vite precedenti. 1358. Cervello. Circa il 7%. Ok, tutti i valori medio-bassi. La frequenza a posto, diciamo. Bassa consapevolezza. 80 PS, giuste vite, 7% il cervello. Entità eteriche, vediamole. Subito si manifesta Zeus, proprio quasi vuole prendere tutta la scena. Poi vedo sia un cavalluccio marino che dei pesci legati a Poseidone, il secondo universo. Mhm. C'è proprio un gatto, un felinoide, una mantide, basta. E degli EDL 4. Entità mentali. Ma allora, eh, ce n'è una che si chiama C'è posta per te. Mhm. Questa direi a livello 5. Mhm. Poi c'è un livello 3/4 che è un'oscillazione tra voluttà, piacere e responsabilità. Me lo dà barrato. Piacere barrato responsabilità. Mhm. Poi me ne dà uno a livello 7 che si chiama fumo, non intesa come il fumo,
ma mandare in fumo le cose. Mhm. Autosabotaggio. Sì, autosabotaggio, sì. Farle svanire di colpo, ritrovarsi con in mano proprio nulla del fumo, pugno di Mhm. mosca, rendersi conto che è tutto svanito. Il fuoco distrugge tutto velocemente, quindi mandare in fumo. Mm. Poi, Sì, vedo questo. impianti. Allora, il primo impianto è mentale ed è come se fosse uno di quei vecchi fili del telefono, quindi quelli arricciati, Mhm. ed è tutto intorno alla fronte e fa tutto il giro della testa. Poi vedo occhi, bocca, Mhm. mi illumina per portarmi l'attenzione il lato destro del corpo, sia come spalla che come gamba intera piede. Le spalle tutte e due e la parte del busto sinistra, tipo mi fa mettere l'attenzione sulle costole in particolar modo. A cosa servono questi impianti? A dargli un senso di pesantezza, di stanchezza e di non farcela, una rassegnazione. Ok, come si chiama il progetto che si è dato, concesso, firmato Giovanni? Io vedo fratelli coltelli. Ok. Scusami Giovanni, i tuoi fratelli sono... Voi siete in tutto 3 o 4? 4, ok. Li chiamiamo nel cinema. Hm? Chiama i 3 fratelli di Giovanni. Poi ti volevo chiedere, Giovanni, fai sì o no con la testa? Papà è morto? No. E chiamiamo anche papà allora. Il papà c'è in ultima fila in fondo, a braccia conserte, molto chiuso, però c'è. Ma vuole esserci? Sì, O è sì. qui con fare polemico, da spia, scontroso, bla bla. Allora, certamente lo vedo un po' brusco, un po' chiuso, un po' inespugnabile, mi viene da dire, proprio impenetrabile, tipo una roccia, però c'è. Mhm. Ehm, il fra- C'è il fratello che è in prima fila, quello che noi conosciamo, diciamo. Mhm. Quello che ha già fatto una sessione, quello che ha introdotto queste cose, Giovanni, che Mm. conosco. Ma anche tra di loro li vedo un po' staccati, perché appunto c'è questo fratello in prima fila, poi ce n'è un altro in seconda fila, più o meno al centro, poi salta una fila e ce n'è un altro di fratello. Quindi sono tutti non coesi. Per come mi appare qua all'interno del cinema, no. Ok. È strano perché questo progetto Fratelli Coltelli in verità prevede un legame viscerale tra di loro, ma come se fosse di amore e odio. Il motivo per cui si lanciano i coltelli è che in verità c'è un legame profondo, ma mal gestito e che quindi dà sempre sofferenze, incomprensioni, litigi, tradimenti. eh, Contrasti. mhm. Ma Fratelli Coltelli riguarda anche il padre? Sì, secondo me sì. Ok. È come se per certi aspetti lui fosse anche lui uno dei fratelli. Cioè, come se non avesse mai assunto veramente il ruolo di padre, di capofamiglia. E quindi alla fine è entrato come nella dinamica, non mettendosi al di sopra.
Ok, lì ci sono 3 fratelli e un padre, 4. Diamo 4 Vic. Vediamo chi le prende. Questa volta chi prende la Vic ha sopra la sua testa si apre un ventaglio in cui si mostrano tutte le vite che si stanno vivendo, vite parallele o vite precedenti allo stesso. C'è un fratello che era quello posizionato un po' più dietro che non la vuole, sceglie di uscire dal cinema. Invece il fratello posizionato in prima fila l'ha presa proprio subito, con grande entusiasmo. Lui è sicuramente il più aperto, lo vedo proprio più anche predisposto a creare più compatibilità con Giovanni. Per il padre è molto dura, perché vedo che è proprio tutta una serie di blocchi, di cose profonde su cui lavorare. Nonostante veda tutte le vite, Vedo diverse vite in cui è stato un bambino maltrattato dai genitori. Emotivamente non riesce ad accettare questa cosa. il padre. Come se gli fosse rimasta una sorta di rabbia, di chiusura verso l'amore, di difficoltà proprio a instaurare un rapporto padre-figlio. Perché farne 4 allora? Lui voleva in qualche modo poter riparare a queste vite precedenti, però è veramente una gran fatica per lui. Però c'era la volontà. Perché fare 4 figli se non si vuole essere padre? Domanda semplice e geniale. Ah, adesso vedi che fa un po' lo scontroso, perché dice, e chi te l'ha detto che io non volevo essere padre? Se non lo vuole Cioè, essere, sta prendendo un po' di punta la cosa. Forse lui è già così nella vita, prendere un po' di punta, cioè non gli si riesce a dire più di tanto perché lui, eh, no, ti morde un po', si rivolta un po'. di punta o non di punta è la logica base del discorso, no? Vabbè. Che consapevolezza ha questo uomo? 42%. Ok. Teniamogli questo ventaglio di vite precedenti e parallele sulla testa, così vede la relatività, no? Dell'essere quello che è oggi. Questo è un osso duro, perché lui non lo vuole questo ventaglio, se lo vorrebbe Ah, strappare. nel cinema si viene per imparare, e se un osso duro non vuole imparare se ne va. Se si vuole strappare il ventaglio, è qua che quello che si fa nel cinema è questo, si impara coraggiosamente, onorevolmente. Se non si è onorevoli e non si vuole imparare, si esce. Semplice. Non si sta qua decidendo quello che si fa o non si fa nel cinema. Nel cinema si fa questo. Si impara. Non si vuole imparare, se ne va. Con Ah, tutto il nostro rispetto. mm, mm. Avrò il diritto di avere anch'io una possibilità. Appunto, e infatti è nel cinema. C'è molta confusione in quest'uomo, perché da Allora, un lato se, vuole, dall'altro non ha strumenti. beh, la VIC è uno strumento. C'è tutta l'informazione in eterico delle nostre sessioni. Tutta. La vibrazione alta, che tiene a bada le interferenze che uno ha, e la consapevolezza. C'è tutto lì. Non l'ha presa allora. Sì, l'ha presa. È come se riuscisse a vedere l'insieme delle contraddizioni che vivono dentro di lui e non sa bene come gestirle, ma le sta vedendo tutte. È un momento per lui molto molto faticoso e doloroso. Cioè io sento che sta facendo del suo meglio, il meglio che è possibile per lui in questo momento.
È questo il Vabbè, suo sta meglio. o va? Sta. Bene, allora lo lasciamo lì nella sua fila. Causa esoterica del vedere i numeri doppi di Giovanni. Si è bloccato leggermente. Monica, si è bloccata per qualche secondo. Ah. Se hai detto qualcosa non abbiamo sentito. Allora, mi è venuto il classico salotto di C'è posta per te, hai presente? Con Sì. la parete divisoria della busta e mi Mhm. fa vedere Giovanni che guarda l'orologio, sono le 23:23 e dall'altra parte c'è tutta la sua famiglia. È come se la PS lo volesse richiamare ehm, a comprendere che cosa significano tutti questi disagi familiari e però a ritrovare se stesso. Mm. Non farsi totalmente assorbire da questo e non dare completamente la responsabilità dei fallimenti della sua vita a questo. Assurgere lui a protagonista e a colui che ha scelto tutto questo. Lui in questo momento si sente molto come se fosse la vittima di una serie di dinamiche, di poco amore da parte del padre, di molti conflitti da parte dei fratelli, loro che possono aver determinato la fine della sua relazione d'amore. Non si sta prendendo la responsabilità, non ha ancora compreso che questa vita l'ha scelta lui, questo lui non ce l'ha dentro di sé. Mm. La PS con questi numeri doppi lo vuole portare proprio in questo salotto, così anche abbastanza simbolico direi, Poi si viene per farci... messi di fronte all'evidenza Mm, delle cose, sbaglio? No? esattamente. Va bene. Nato col cordone al collo, cordone ombelicale al collo. Ehm, Dunque, allora mi fa vedere un po' come fosse una sorta di presagio di quello che sarebbe stata, la sua vita familiare, quindi sentirsi comunque sempre un po', strozzato, nel senso proprio di, non avere, gli elementi base per stare bene, no? Ehm, il cordone ombelicale che va proprio a impedire, no? La respirazione e l'ossigenazione corretta al cervello, quindi va proprio a mancare un elemento fondamentale. Ed era proprio come un anticipo di quello che sarebbe stata un po' la sua vita familiare. Mhm. A lui gli sono proprio mancate le basi, gli elementi essenziali. Quindi era Infatti, un inizio di esperienza che apriva le sì. danze a questo. Questo, sì, a quello che poi è successo. E poi mi fa vedere eh, come a volte si è proprio sentito ehm, che gli mancasse, come dirti, la giusta ossigenazione proprio del cervello, e quella forza vitale che gli permetteva di prendere delle scelte, prendere in mano la propria vita. È come se si sentisse proprio risucchiato, e qui mi fa vedere di nuovo le sue entità del secondo universo, no? Mi fa vedere proprio come si sentisse risucchiato da una forza ehm, depressiva, distruttiva. Non sentisse proprio l'energia vitale, la gioia di vivere dentro di sé, la voglia di dire ok, adesso questa è la mia vita, la trasformo. Gli imprimo, il movimento, il senso, la piega che desidero io. Gli è proprio mancata.
Ed è come se in un certo senso questo cordone ombelicale fosse rimasto, perché eh, non avendo potuto risolvere correttamente i rapporti familiari, è come se ne fosse rimasto legato turbato. Non Mm. riesce, cioè purtroppo non ha potuto avere un'esperienza di, sai, attaccamento alla famiglia e poi graduale distacco per affrontare una propria vita. È come se fosse sempre rimasto questo cordone ombelicale intorno alla gola, quindi comunque malato, che provoca sofferenza. Un distacco che è avvenuto che in realtà non è vero distacco, perché anzi loro sono molto legati fra di loro. Causa esoterica del vedere l'allontanamento dalla città dove vivono i fratelli, attuale, come una grande disgrazia, non come una grande opportunità. Sì, in lui Questo. c'è un corpo sì, emozionale molto opprimente. Vediamolo. Fa Facciamoci vedere un proprio giro sì, dei nel suo colori emozionale. scuri. Mm. Mi porta come in una grotta buia, umida, dove fa freddo, senso di solitudine, di incomprensione proprio, e mi fa vedere tra i pipistrelli Mhm. queste sue emozioni di disfatta, mi dice anche ingratitudine, sente che gli altri non sono grati, non sono riconoscenti. Uh, di rimpianti, nostalgia e anche un non senso, come se lui non riuscisse a dare un senso alla vita, questa sensazione di non senso che lo pervade, come se nulla avesse un senso, di vuoto, ecco. Chiamiamo la ex nel cinema. Non ne potevo proprio più, è arrivata. M'ha sorpreso molto che si è messa accanto al padre di Giovanni. Perché? Chiediglielo. Ah, vedi? Dunque, è vero proprio vero quello che ci diceva Giovanni, come se lei avesse in un certo senso voluto fare, lei da capofamiglia, Mhm. avesse voluto in qualche modo riuscire a riportare armonia dentro la famiglia, La mamma. Mm. accudire un po' tutti, eh sì. Beh, è l'unica donna. Mm. E lei però mi dice che non sempre è sentita considerata donna. Io vedo che lei ha un po' sofferto di questa cosa, ehm, che può aver patito forse gli ambienti lavorativi in cui Giovanni lavorava, tante belle donne. Mhm. Questa cosa l'ha fatta un po' soffrire, l'ha fatta anche un po' chiudere, l'ha fatta sentire insicura. Era più una cosa verso se stessa, perché era come se lei riuscisse in qualche modo a vedere che lui era legato a lei. Però è come se le acuivano alcuni suoi sensi di inferiorità, dei complessi, diciamo, no? E vedo che allora lei si buttava di più ancora nella famiglia, solo che poi è stata anche lei fagocitata da tutte queste dinamiche distruttive. Vedo che anche in lei a un certo punto non c'era più gioia, però lei non ha voluto morire dentro questo. Lei dice: stavo
deperendo, stavo soccombendo, non volevo. Ci sono vite che legano lei e lui nel passato? Ah, ecco, mi fa vedere lui tipo un missionario, eh, qua è laico però, e lei è un bambino di colore, quindi lui va a prestare aiuto, vedo che si occupa anche dell'istruzione di questi bambini. Mhm. Lui in quella vita, per esempio, aveva sentito molto la gratitudine da parte dei bambini. Non so se lui voleva diventare padre in questa vita, perché vedo che è come se sentisse che dai bambini sì che può provenire qualcosa di buono, di luminoso, di pulito. La gratitudine da lì può arrivare. E quindi la sua ex era un bambino di questi che si era molto affezionata a lui. Questa attitudine del missionario vedo che un po' gli è rimasta. Come se, fare il missionario, quindi andare a salvare tutte le vite, visto che lui ha avuto varie circostanze, in cui ha potuto proprio effettivamente salvar la vita di qualcuno, Mm. lo fa per ricercare proprio questo, per ricercare, quel senso lì, di recuperare quel senso di gratitudine, di amore che aveva sentito. È come se ogni volta che lui salvasse la vita, quello che spera è di ottenere un po' di amore. Quindi l'essersi ritrovato nella condizione di salvare tante persone in pericolo è legato a questa vita del missionario. Sì, e tra l'altro mi dice ogni volta che salvo la vita di qualcuno è come se salvassi la mia, è come se mi impedissi di andare completamente giù a fondo. È un modo proprio che la sua PS anche gli dà, perché gli capita spesso, appunto, perché altrimenti ci sono dei momenti in cui lui potrebbe veramente cadere in una depressione molto forte, molto risucchiante. E questo gli permette, questo salvare le vite degli altri gli permette invece di riemergere, di avere una spinta verso l'alto. Va bene, lo cercano e lui non reagisce. Bloccato è la 7, fumo, immagino, no? Eh sì. Sì, anche perché poi lui parte proprio anche un po' negativo, è come se lui già vedesse la fine di tutto, come se vedesse anche l'aspetto utilitaristico dietro, come se ha Parliamo questa soprattutto convinzione. dei progetti Sì, legati alla musica, no? sì. Quindi la musica è musica, oltre che lavoro, business, denaro. Lui vede forse il lato più utilitaristico della, della cosa e quindi questo lo demoralizza. È come se in lui si fosse un po' radicata la convinzione che solo da solo lui può provare eh, una qualche forma di piacere, quindi da solo lui con la musica. È come se ormai si fosse convinto che dalle altre persone può solo ricavare dispiacere, fine del rapporto. È come se lui già anticipasse, facesse scorrere veloce il nastro e vedesse già la fine, no, del rapporto. Mm. Quindi questo impedisce anche lavorativamente di creare delle opportunità solide. È come sì, questo fumo, questo autoboicottaggio che lui si crea. Lui che si bea della sua musica perché lui sta davvero bene, ha davvero una ricarica della sua musica, però questa diffidenza che lui prova nei confronti degli altri gli impedisce proprio di portare la musica fuori dalla sua stanza, impedisce a che la musica si realizzi poi in un progetto più importante. Lui deve creare un rapporto di fiducia con gli altri affinché
i suoi progetti possono avere successo. Possono essere usufruiti dagli altri. Anche. Perché sennò c'è proprio come un blocco, sai, proprio questo muro qua dice posta per te, questo schermo in mezzo, no? Che impedisce proprio il passaggio. È lui che lo impedisce. Impedisce proprio che la sua musica vada al di fuori. La custodisce gelosamente, come se in un certo senso custodisse gelosamente il proprio cuore. Ormai non gli fate più del male, non lo ferite più, non lo frustrate più. Mhm. Però in questo c'è conflitto, perché invece lui vorrebbe anche che la sua musica fosse apprezzata e che di fatto lui potesse anche trovare proprio un'affermazione, no? Nell'ambito musicale, perché lui è proprio portato per quello. Perché la musica è legata a un passato? Ah, mi fa vedere un altro aspetto della musica, come se eh, ah, mi ha dato una componente come anche di autopunizione rispetto al fatto che lui non riesce ad affermarsi nel campo musicale, come se allora, lui, anche se non lo vuole ammettere a se stesso, nella sua lunga relazione con la sua ex ha creato diverse circostanze di ambiguità, nel senso che si rapportava a delle altre donne in maniera che facevano stare insicura la sua ex. Mhm. E siccome la musica potrebbe essere di nuovo un ambito in cui lui si rapporta, ok, con quel tipo di modalità, è come se si creasse un'autopunizione, cioè riconoscendo la fine della storia, che ha anche come componente importante questa, anche se di fatto quando lui la racconta questa storia, ne attribuisce le cause della fine soprattutto alla disarmonia familiare. In Mhm. verità, a un livello più profondo, lui sa che c'è anche stata una sua eh, responsabilità importante. E questo cosa c'entra con la musica, però? Solo perché la musica lo portava in quegli ambiti lavorativi? Sì, ancora lo porterebbe in questi ambiti lavorativi un po' più frizzanti, diciamo così, no? Ed è come se lui, non so come dirti, non si fosse perdonato la fine di questa relazione. Non essendosi perdonato la fine di questa relazione, non dà la possibilità alla musica di realizzarsi eh, eh, diventando proprio importante economicamente, lavorativamente. Va bene, chiamiamo il disincarnato, la madre. Portale Aureo, tutti i disincarnati parenti di tutte le generazioni di Giovanni sono invitati e con diritto di parola la madre è invitata. Non è stato facile stare in mezzo a tutti questi uomini. Io ho fatto del mio meglio. E ho voluto bene a ognuno di voi, anche a tuo padre che è un uomo molto difficile. Perché ha scelto un marito così? Ma mi fa vedere che prima era suo padre, con cui non era riuscita a comunicare ed è come se avesse creduto che se in questa vita diventava il marito, la comunicazione sarebbe stata più semplice. E si è resa conto che neanche così è riuscita. Però ha voluto provare in questa direzione.
Però Cosa vuole adesso lei è dire? molto bella. Allora, è venuta un po' dimessa e poi vedo che mano a mano che tira fuori questi contenuti da sé, diventa sempre più floreale, come se perdesse la sembianza umana e diventasse proprio tipo un bouquet di fiori. Diamole la Bavik. Penso che l'abbia già iniziata a prendere. Si rivolge a Giovanni dicendo, gli mette la mano sotto al mento in maniera affettuosa per alzargli la testa e fare in modo che lui guardi lei e dice fidati della vita. Questo è quello che vuole dirgli? Sì, di lasciarsi andare alla vita. Vuole dire qualcosa a quell'altro fratello che segue le sessioni? Non me l'aspettavo da te che avresti fatto questo, è stata un'ottima scelta. Mi state sorprendendo entrambi, siete dei cari figli. Ah, Questa gli donna altri... non è che ha avuto una vita facile? Mamma mia. Mm. E gli altri due vuole dire qualcosa? Lo so che ognuno ha il suo percorso. Fate, non voglio interferire. Lei dov'è adesso? Dov'è un disincarnato? Dove si trova? Beh, mi ha fatto vedere che per un po' è stata in cucina. Mhm. Adesso? La cucina dei fratelli? Della casa dell'altra città? Sì. Quando è andata via? Sì, mi fa vedere in una cucina. Una cucina davanti al piano cottura. Ehm, Si cucinava, questa cosa la vedo anch'io con il grembiulino da casa, cucinare, cucinare. C'è il sì, soffritto. tante ore passate lì in cucina. Mm. Mm. Adesso è come in fila in attesa del portale aureo, come quando stai aspettando che si apra un ufficio Mhm. e lei è là fuori. Ma nessuno glielo toglie il portale aureo, siamo solo qui a chiederle due cose. Ormai, insomma, come dire, i giochi sono fatti, può ringraziare suo figlio Giovanni se ha questa opportunità. Così, ruota libera, vuole dirci qualcosa? Vuole dire qualcosa a uno dei figli, a tutti i figli, al marito, che non l'ascolterà mai nella realtà, perché Al non è a marito dà modo. un bacio sulla guancia, guarda. Al figlio che era in prima fila, vedo che lo abbraccia e vedo che fa tipo un massaggio sulle spalle, come se fosse proprio nella volontà di togliere le tensioni al figlio che è rimasto, perché te l'ho detto che è uno uscito dal cinema, no? Mm? Quindi di fatto nel cinema è rimasto l'altro di fratello e gli fa il massaggio decontratturante, diciamo così, sulle spalle per scioglierlo, perché lo sente teso, lo sente che c'è proprio un accumulo di rabbia, di vicissitudini passate che non vuole lasciare andare. Gli fa questo massaggio, vedo che prende per mano Giovanni e gli dice cammina nella vita. Datti un'altra occasione, una vera occasione di vivere. Nulla è perduto. Va bene.
Gli uffici del Portale Aureo sono aperti. Vedo che gli bacia la mano, dolcemente, lo ringrazia e proprio con un senso di profondo sollievo, finalmente dice, si è aperto il Portale Aureo. Che vita travagliata. Dice. Mm. La facciamo andare dentro, ma la seguiamo un attimo. Vuoi, Monica? Sì, è come se poi ognuno, quando mi porta nel Portale Aureo, mi dà anche una sfumatura diversa. Lei me la dà proprio floreale, questo Portale Aureo. È come se ci fossero dei petali di vari fiori che volteggiano ehm, in aria, come se creassero una sorta di vortice. Qua i colori che predominano, per esempio, sono rosa, color pesca, vedo proprio dei petali, mi dice di gerbera, ci sono in fondo, no? Questi petali arancioni della gerbera e poi mi fa vedere invece i petali rosa e pesca delle rose. Mi dice che belli questi colori e questo profumo. È ancora donna? No, però la sento veramente nella gioia assoluta, che è quella che non ha mai provato, nella liberazione, nella leggerezza e nella più profonda gioia. È davvero difficile descrivere che tipo di gioia sia, perché non la può legare a niente. Dice neanche quello che ho provato quando sono nati i miei figli. È ancora superiore. Tu la stai provando? Di riflesso, capisco che quello che sta provando lei è ancora maggiore ed è come se non la legassi più a niente questa gioia. È la vita, è il fatto di, non so, è l'essenza, è da dove tutto nasce. Cioè questa gioia qui è l'impulso della vita, di qualunque creazione. Va bene. Chiudiamo il Portale Aureo. La salutiamo, salutiamo tutti i disincarnati che sono entrati. Quanti erano? Allora, mm, che forse il fratello aveva già fatto qualcosa, perché Mhm. adesso mi dà tipo come se fosse 117, però mi mette un 1 tra parentesi, quindi mi rimane 17. Ok. Mm. Sì, sì, il fratello sicuramente ha fatto questo passaggio. Non ricordo quando è stata la sua sessione, ma non da tanto. Va bene. Nel cinema che è successo? Due figli su tre e il padre. Perché quello l'altro se n'è andato, scusami? Non capisco. Troppo lavoro da fare per quello che è uscito. Non c'ha voglia. Andiamo a vedere la partita di calcio. Allo stadio, noi ci pensiamo, birra, EFI, eccetera. Mm. È così. Stacchiamo il cervello, ma non il cellulare. Non sia mai. Non si sa mai. E il padre, dopo che ha visto nel cinema, c'è tutto, eh? L'ex moglie, la moglie. Allora, la posizione rimane la stessa, quindi ha questa braccia conserte, quindi come postura di chiusura, però vedo che è commosso, ma fa fatica lui a portare fuori le sue emozioni, ma è molto commosso, non lo vuol dare a vedere. Mhm. Beh,
Beh, ma al di là dell'essere commosso, sono informazioni queste. Come dire, chi è nel cinema sente la veridicità di quello che vede. Non è un film ingannatore questo, è un'evidenza dei fatti. Quello che succede non sappiamo, quello che succede succede, stop. Quindi che esiste un portale aureo, che c'era una moglie che non vedeva l'ora di entrarci, che c'è entrata, è diventata tutta fiori, felicità, gioia, non lo tocca? È Sì, ancora lì a fare l'uomo che non deve chiedere mai? mi ha squassato il cuore, dice. Lui è un po' in conflitto tra la sua anima e la sua personalità, quello che è il suo involucro esterno. Io adesso l'anima gliela vedo molto luminosa, ma questo involucro esterno è proprio bello coriaceo. Deve armonizzare questi due aspetti fra loro. Beh, avrà anche una certa età adesso, immagino, no? Eh. Andiamo con Giovanni al cluster. Volevo dirti che l'altro fratello è proprio super luminoso, il fratello in Quello prima che ha fila. fatto una sessione, ok. Già, È irradia stato... luce. Ha vissuto altre vite con Giovanni? Ne fa vedere una un po' truce, che lavoravano in un macello. Mhm. C'era molto sangue, molta... era un po' cruda come vita. Era un collega di lavoro. Sì, sì, scrivimi, scrivimi. Sì. No, c'è Giovanni che mi stava chiedendo una cosa. Mm-mm. E un altro ancora, ma erano colleghi, ok, sì, non Colleghi fratelli. quasi. Ah, hanno la voce uguale. Ah, perché si sono rivisti qua in questa vita come fratelli? Perché c'è poi un progetto che uno dà per se stesso, poi sono sottoprogetti, quindi multiprogetti, per il fatto che ha incontrato la ex, quella che oggi è la ex, il padre, la madre, un fratello 1, fratello 2, fratello 3. Sono tante motivazioni. Ma io vedo che fra questi due fratelli, cioè, è come una sorta di alter ego. Cioè, Mm. mm, questo rapporto è molto compensatorio, è molto difficile, però io vedo veramente che nasconde un'infinità di opportunità questo rapporto, perché ci può essere davvero uno scambio, mm, cioè importante, evolutivo. Giovanni questa cosa non l'ha capito perché si è soffermato su altri particolari, cioè non ha capito quanto può farlo crescere questo rapporto. Io vedo che il fatto che loro abbiano la stessa voce è proprio come a voler dire questa connessione fra voi c'è, è evidente. Vai a scoprirla a livelli più profondi, cioè È vai evolutivo in che oltre senso? In che modo? quelli. ehm, Mi fa vedere che è come se si fosse occupato di quisquiglie che ha ingigantito e non è Giovanni. andato. L'hanno fatto entrambi. Poi tutti gli altri hanno partecipato, insomma, no? È stata una cosa del genere. Però è come se avessero dato più importanza a dei fatti secondari, facendoli diventare primari, Mhm. non andando al nucleo. Io vedo che fra loro due fratelli c'è la possibilità di andare al nucleo. Solo che mentre mi fa vedere che in Giovanni il nucleo, sai, è tipo l'uovo sodo, no? Quindi il rosso dell'uovo cotto, Ah, nell'altro mi fa vedere che è luce, il centro. mm. Giovanni deve ancora fare un po' di lavoro.
Senti, Monica, ma la fiamma? Boh, mi fa vedere una ragazza che balla. Mm, Vedo una donna che balla. Quindi c'è. Quindi, cioè, In non era Italia? la sua ex, non era la sua ex. Mhm. Eppure secondo me è in Emilia Romagna. Che lui sicuramente poi lì conserva tutta una serie di ricordi dolorosi, eccetera. Io la vedo in Emilia Romagna. Ma chiamala nel cinema. Secondo me è più giovane di lui. Ma che si siano già incontrati? Allora, aspetta. Perché mi fa vedere tipo una discoteca. Come se loro si siano già incontrati nel passato. Però all'epoca erano entrambi occupati sentimentalmente. Perché lei mi fa vedere questa cosa di lei che balla in discoteca o comunque un locale, non riesco a capire perché ci sono persone e lei che Mm. balla. Adesso ovviamente lei è cresciuta rispetto veramente a quando loro si sono incontrati, perché secondo me si sono visti che erano ragazzi, però comunque lei è un po' più giovane. Va bene. Cosa vuole fare Giovanni? Mi fa vedere una valigia vecchia e vedo che decide di aprirla. Mi fa vedere che ci sono dei vestiti che oggettivamente non possono più essere indossati e dei quali si deve assolutamente liberare. Deve smetterla di pensare che questi vestiti in qualche modo possano servirgli. E secondo me rappresenta proprio tutto il suo bagaglio di esperienze e anche, sai che cosa, di ruoli che lui si è cucito addosso e che ha cucito addosso agli altri. Deve fare proprio questa pulizia profonda. Vedere con occhi nuovi se stesso e gli altri, perché altrimenti continua a perpetrare il passato. Lui lo continua a far vivere e lo accende sempre di più, trovandosi con in mano sempre meno. Io vedo che molte cose ormai sono trascorse. Poi vedo che c'è molto orgoglio anche in questi componenti della famiglia, partendo dal padre, si tende a essere un po' orgogliosi, quindi nessuno cede né chiede scusa, insomma, e si continuano, diciamo così, a rinvangare magari i vecchi torti subiti, cose del genere. Ma Giovanni in questo momento è nella possibilità di disfarsi di tutto questo vecchiume. Lui lo deve volere profondamente, sapendo che non sta perdendo nulla. Eh, è il contrario di quello che pensa. Mm, Aprendosi non verrà ferito. Aprendosi lui si riconnette alla vita. Con una luce diversa, che non è più la luce del bisognoso d'affetto, del bisognoso di riconoscenza e quindi dover salvare la vita a qualcuno per ottenere gratitudine. Ma è come se nell'aver visto questa gioia che
che sgorga spontanea dentro la madre, anche lui possa ora fare Mhm. questo. E poi E iniziare a farlo? quando, Mm? e quando Vai. succede questo, tutto cambia intorno a sé. Lui inizia a proiettare una luce, un'energia diversa, tutto si trasforma. Andiamo al cluster ed implementiamo questi intenti. Mi fa vedere come un pentagramma, tanti pentagrammi che si sono smontati e quindi le note che c'erano sui pentagrammi si sono rovesciate a terra, ingarbugliandosi l'una con le altre. Mhm. E da qui non può nascerne nessuna melodia, perché sono tutte incastrate, aggrovigliate, schiacciate l'una sull'altra, e questi sono i suoi contratti. Via tutto. Mm. Senza nemmeno soffermarci troppo su come appaiono, su come li vede. Sono tutti contratti delle sue vite, poi neanche tante. Scusami che non ti ho sentito benissimo. Dicevo, eliminiamoli tutti. Sì. Vedo Aspetto, che via tutti. Portale interviene il fratello qua, che lo vuole quello aiutare a buono. creare l'Ad Eternum, sì. È come se dicesse: iniziamo da qui a ripristinare il nostro rapporto. Facciamo insieme l'Ad Eternum. Vedo che gli Mhm. mette il braccio destro sulla spalla e con il Mhm. braccio così sopra la sua spalla lo aiuta prendendogli anche le sue mani e creano insieme l'Ad Eternum. Un bel sole di luce molto bianca, vedo. Perché il fratello sa che lui ha proprio, che Giovanni ha bisogno proprio di ripulirsi, quindi glielo vuol fare proprio bianco, luminoso. Ma ha buttato prima i contratti? Sì, 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 sono già Ah, stati buttati e il portale è già stato chiuso. ah, ok, non avevo capito. No, forse non l'ho detto. Bene. Quando l'ha fatto, me lo dici. Io vedo che loro si sorridono mentre stanno facendo quest'opera insieme. Mm-mm. L'hanno piazzato insieme davanti al portale. Benissimo. Avatar allora. Ma dell'avatar adesso mi era rimasta la testa. La testa con l'impianto mentale che abbiamo visto prima. L'avatar che si era messo anche lui quello. Come a far vedere proprio il condizionamento che aveva avuto forte di questo impianto mentale in tutta la vita. Perché vedo proprio che lui aveva dei pensieri un po' cupi. In ogni caso, rimuove tutto quanto, Giovanni. Fa vedere tipo una sorta di spada luminosa che la utilizza per prendere la testa dell'avatar, tipo racchetta quasi la usa questa spada luminosa, no? La testa dell'avatar è una palla e così Mhm. dà il colpo per Via. farla entrare nel portale, sì. La testa, il corpo, la scrivania, il computer, il mouse, la tastiera, lo schermo, tutto. Mm. Ora l'ultimo ad eternum che metterà qua dove c'era l'avatar lo fa da solo. Si è messo alla tastiera e vedo che suona ed è attraverso il suono che si produce l'ad eternum. Riesce a creare una melodia, la quale melodia dà origine all'ad eternum. Benissimo. Ottimo. Meglio di così.
Non c'è niente. Benissimo. Nuova frequenza con queste nuove condizioni. 171 miliardi. Però 150% in più. Nuova consapevolezza. 124%. PSP. PS 55%. Vite precedenti. 1111. Che bel numero. Cervello. 8,5%. Messaggio finale. Salutiamo tutti quelli del cinema. Messaggio finale della PS, della PE, Giovanni a Giovanni. Fermo restando, confermami se sbaglio, cioè smentiscimi se sbaglio, che le sue entità eteriche, mentali, impianti, il progetto Fratelli Coltelli, tutto non c'è più. No, non c'è più nulla. Messaggio finale. Vedo Giovanni di nuovo alla tastiera e davanti alla tastiera lo specchio, perché vuole vedersi in questa nuova forma. Vedo la sua stanza luminosissima. Vedo lui sorridente, mi fa vedere con una bella camicia stirata, pronto per uscire, pronto per vivere. Io sono pronto per vivere. Ho sempre vissuto parzialmente, dice. Ora sono pronto per vivere pienamente. Ho la musica nel cuore. Le mie note sono nel cuore, le mie note si diffondono nell'aria, le mie note raggiungono gli altri cuori. Io lo vedo proprio bene. Benissimo. Qualche novità dal cinema? La fiamma dice, lo sai che abbiamo la musica in comune. Quindi il messaggio finale, l'osservazione finale del cinema è la fiamma. Mm. Anche il Ottimo. fratello c'è. Il fratello proprio come se si congratulasse, bravo. Vedo che c'ha il fischietto in bocca. Fischia proprio per festeggiare, no? Lui come lo vedi? Ma molto sorridente, luminoso, fiducioso. Va bene.